Dove vai con le borse e la spesa? Da Willy, il coyote, vamos! All'interno ci sono i caschi. Forse oggi riusciremo a riprendere la moto, dipende da Willy fino a che ora tiene aperto il suo negozio, perché dobbiamo cambiare i traglietti, dobbiamo forare le valigie, dobbiamo cambiare le taniche. Oggi è sabato, quindi in teoria il pomeriggio chiuderà, ma vediamo. Intanto il muletto di Sara custodisce i nostri caschi. Se non porteremo oggi a casa la Tenerona, la porteremo lunedì. Lunes, è uguale. Más o meno, io preferirei portarla a casa oggi, anche perché ho tutto il fine settimana per sistemare i supporti round mount e quindi fare tutto con calma. Eccoci arrivati. Hola Willy, buongiorno. Buongiorno per la mattina. La Tenerona ancora sta qua. Oggi ci dedichiamo a smontare questi, cambiarli e forare le valigie. Sei pronta? Sì. Già un aspetto migliore, così non vedete più il graffio. Ora andiamo dalle valigie. Qua bisogna fare una sorta di slalom. Ecco le vecchie valigie, devo forare le nuove, spostare le taniche, devo anche forare la parte posteriore, vuotarle perché all'interno abbiamo stivali, un po' di attrezzatura che abbiamo lasciato, quindi con la massima velocità ma anche con la dovuta calma andiamo a forarle. Togliamo la tanica, devo mettere questo supporto sulle nuove valigie, portiamole qua. Queste sono tutte le cose che avevamo lasciato qua in Sud America. Vuotiamo, mettiamole dentro alla sacca. Vuotiamo pure l'altra valigia. Qua avevamo lasciato i miei stivali e gli stivali di Sara, anche se poi abbiamo fatto un cambio, poi vedrete, questi li porteremo a casa e Sara ha un paio di stivali nuovi. Per togliere il supporto devo svitare queste 4 viti. E sta bene. Adesso togliamo anche il supporto da Touratech tramite queste 4 viti. All'interno ci sono questi 4 dadi. Togliamo l'altra piastra. Ora dobbiamo fare le valigie nuove, quindi fare questi 4 microfori e fare questi 4 fori sotto. Gli strumenti del mestiere ce l'abbiamo, ce l'ha forniti Willy, punta piccola, punta mas grande. Prendiamo le valigie nuove. Per queste valigie dobbiamo ringraziare Michele Barbato perché ce le ha portate qua in quanto si trova in Sud America. Seguitelo sul loro canale YouTube perché stanno facendo il giro di tutto il Sud America grazie ad un Defender camperizzato bellissimo. Seguiteli perché sono in gambissima. Grazie Michele. Facciamo con calma. Qua che cosa abbiamo? Vediamo insieme perché che lo so. No, questo dovrebbe essere un regalo che ci ha lasciato Luigi Globetrotter, che è un nostro amico social, perché gli abbiamo detto di lasciare la moto qua da Kevin. Grazie a questo contatto ci ha fatto questo pensiero direttamente dal Brasile, quindi io rimango senza parole quando vedo queste cose inaspettate. Cioè mi aveva scritto: Francesco, ti ho lasciato un pensierino, però onestamente non ci pensavo più, e vedere queste cose fa veramente tanto piacere. Grazie Luigi, grazie di cuore. Facciamo con calma, cerchiamo di non rigarle subito. All'interno dovrebbero essere, c'è uno scaldacollo della Maite, ci sono 2 borracce, queste ragazzi sono cose inaspettate, altra t-shirt, 2 cappellini e poi ovviamente c'è tutta la minuteria, ma di queste cose non ho bisogno perché ovviamente riutilizzeremo le cose già installate sulla moto. Prendiamo le misure, penna di ultima generazione. Mettiamo la punta mas grande. Ora in maniera molto veloce metto la prima vite. In questa maniera è più facile fare gli altri fori in quanto deve essere perfettamente perpendicolare alla parete della valigia. Qua sotto ho messo anche un gommino che serve come spessore perché qua vedete questa saldatura, ma al tempo stesso mi serve anche per non far entrare acqua all'interno della valigia. Me l'avete chiesto 1000 volte di fare un video pippone su questi attacchi. Questa volta abbiamo trovato la maniera per fare il video pippone nel video durante il viaggio. Dettaglio delle viti: sopra la testa è bombata, sotto è quadrata in questa maniera. Quando metto il dado dall'altra parte non ruota, metto una doppia rondella, una serve per fare lo spessore e l'altra per fare la guarnizione. In questa maniera le viti rimangono bloccate e così tranquillamente posso tirare i dadi all'interno.
Perfetto ragazzi, fori centrati. Ora basta mettere le rondelle e i dadi autobloccanti all'interno. Le viti ovviamente le ho tagliate a misura in maniera tale che il dado, una volta tirato, la vite non esca dal dado per non occupare spazio e soprattutto non rigare o rovinare le cose all'interno. Non serve tirare molto perché c'è la gomma e la gomma serve anche per attutire le vibrazioni. Toccando con il dito la vite all'interno non esce dal dado, però è lunga in maniera tale che la parte autobloccante del dado prenda bene. Primo foro fatto anche sulla piastra dietro, abbiamo sempre messo la vite, in questa maniera troviamo subito lo squadro ed ora andiamo a forare gli altri 3 fori. Piastra installata anche all'interno, con Sara come cameraman siamo una squadra fantastica. Ora senza tediarvi facciamo anche l'altra valigia. Valigie terminate, ora cambiamo anche i telaietti nuovi. La mia customizzazione è stata pensata in maniera tale che non devo smontare nulla, perché se guardate basta che svito questa, i telaietti vengono via, mentre il supporto è ancorato dietro al telaietto ma al tempo stesso la piastra sopra. Per smontare i telaietti prendo le mie chiavi, poi vi ho pippone su come le ho installate perché è molto interessante. Chiavi ignorantissime. Come sempre piccolo problemino, incidente di percorso, perché a casa avevo fatto questa modifica. In questo punto avevo consumato il ferro perché con il sensatore a Krapovic e non con quello originale il supporto toccava, quindi ora andiamo a consumarlo un po'. L'abbiamo un po' molato e poi anche un tocco di vernice nera, altrimenti la ruggine con 2 secondi si formerebbe. La cosa carina è che io ho detto a Willy hai un po' di vernice, lui ha preso la bomboletta spray e verniciava con me dietro il supporto, praticamente la maglia sarà diventata nera. In questo punto dove dicevo che dovevo molare il ferro perché sarebbe andato a sbattere con la Krapovic, ora mettiamo gli adesivi e anche i telaietti sono sistemati. Pian pianino la Tenerona sta tornando come nuova, e anche se la Tenerona aspetta il compito più hard rispetto alla sorellona, installo anche gli adesivi per proteggere i telaietti. Lo so che per questa vita questi adesivi non servono, però sai, adesso abbiamo installato tutto nuovo, facciamo le cose ben fatte, anche se qua le cose ben fatte come avete visto è un po' complicato. Vamos con la borsa nuova. Top ragazzi. Che gli volete dire a questa moto? Ora è tornata quasi come nuova, è rimasto solo il regolatore e il cupolino, non so se installarlo ora, anche perché la panaderia forse chiuderà, quindi magari mangiamo qualcosa, poi lo installiamo. Mettiamo anche le taniche. Moto sistemata, mancherebbe solo l'alzacupolino, e siccome si è fatta una certa, mandiamo Sara in spedizione a quella panaderia là, perché È ora di comerla. io per sicurezza rimango qua insieme alla Tenerona, anche perché Willy per un attimo è dovuto scappare in casa, che si trova praticamente al piano di sopra. Intanto guardiamo la Tenerona con il supporto nuovo, la protezione nuova, cupolino nuovo. Devo cambiare anche questo che ce l'ho, ma aspetto a cambiarlo perché poi, come già detto, devo mettere l'alzacupolino. Ma nel frattempo che aspettiamo rimontiamo le sacche che sono agganciate sui paramotori. Non si può empezar, cioè non si può iniziare il giro del Sud America sin Ragazzi, guardate che roba, 235 peso. 235 pesos uruguaiano, che sarebbero circa 5 euro. 5 euro e qualcosina. Sì, però ne sono diversi, via. Mamma mia. Vegetariano. Wow. Per tutti quelli che mi dicono Francesco devi venire in Nord Italia perché qua in Piemonte, qua a Roma, Venezia, Roma ci sono dei tramezzini pazzeschi, triplo strato, carote, olive, aceituna, wow, insalata, formaggio, è vegetariano però, quindi non c'è jamon. Vamos con l'assaggio. Eccezionali. Come a me piace molto avere la bocca piena, con il triplo strato Vinci su tutto. vai la grande. Quelli che vedete sono tutti per me. A Sara lasciamo solo la confezione. Certo.
Per terminare in bellezza, caffè Paracevar, la tipa simpaticissima. Tanto. Un locale praticamente 2 metri quadri, ma all'interno c'era il mondo. E alla fine, per tornare un po' in Argentina, fattura con crema. Solo per te? Dos. Buono. 16 peso, 30 centesimi. La panaderia anche in Uruguay è sempre il top. La panaderia è casa. Vuoi? Sì. Sarebbe rimasta l'installazione dell'alza cupolino, ma lo facciamo direttamente in casa, in garage, perché si è fatta una certa e Willy deve chiudere. E ora, dopo quasi 2 giorni di trabacco, accendiamo la Tenerona per tornare in sella. Tutti insieme. Sei pronta? Che parliamo? La Tenerona è tornata. Di nuovo in sella lei. Abbiamo il navigatore. Numero 3. Onestamente non mi sembra vero che è tornata tra le nostre braccia. Alcuni lavoretti da fare, ma i più importanti li abbiamo fatti. Poi con calma ve ne parlerò e soprattutto faremo un confronto tra la sorellona e la Tenerona, anche se dobbiamo essere onesti, qua parliamo di circa 10 anni con 125.000 km, dall'altra parte parliamo di una moto seminuova, quindi è quasi offensivo fare un confronto rispetto alla Tenerona, cioè il confronto andrebbe fatto con gli stessi chilometri, gli stessi anni. Però questo abbiamo e noi il confronto lo faremo comunque. Sempre bella, però anche vecchietta. Comunque, onestamente, anche vecchietta è sempre bellissima. Anzi, dà quel senso di adventure più questa che la sorellona. Dobbiamo essere sinceri, questa è più hard. E noi ci facciamo anche portare da un affetto. No, nulla affetto, la verità, punto, basta. Non capisco le moto, quindi io non dico nulla, non voglio esprimermi, però No. le vogliamo bene. Ora andiamo a farci una doccia perché la temperatura si è alzata tantissimo e ho veramente sofferto questa mattina. Avete visto, le condizioni non sono come quelle di casa nostra. Abbiamo fatto del nostro meglio. Alcune cose glielo ho chieste, non ce l'aveva Willy per poter fare addirittura degli svasi sui fori. Roba di cavolate, roba di pipponi veramente. Però diciamo che è stata una bella esperienza anche per me, che nonostante io sia figlia di un meccanico di vecchia data, non avevo mai passato più di una giornata intera in un'officina. Diciamo che ne farò tesoro, insomma, dalla profumeria alla reggia di Versailles mi mancava l'officina. Cioè Sara per la prima volta ha partecipato in maniera reale a un video E pippone. attiva quasi. Vamos ragazzi, guardate, è o non è la numero 1? Cioè questa sera abbiamo addirittura 2 tipi di carne diversa. Il lomo, che è la numero 1, a quadrille era, Sì. piccola insalatina di pomodoro, Non c'è la Quilmes, ma c'è l'Imperial. che è sempre comunque birra argentina, abbiamo letto. Non sentite un certo odore che viene su? Lo sentite? Ma abbiamo pure l'olio d'oliva, poi l'olio d'oliva da 250 grammi. Vi faccio notare una cosa. Che cosa? Che Francesco ha preso il bicchiere. Un bicchiere. Indovinate per chi? Scusate, ho una sete pazzesca sì, che certo. mi fa passare come il classico maschilista che non lo sono. Perché mi descrivi in questa maniera? Di la verità. Perché ogni tanto mi piace. Non lo sono ragazzi, non lo sono. Puedes comer. Ahora puedes comer. Ok, grazie, come i cani mi ha detto puoi mangiare. Ciao belli. Prima di salutarvi però devo farvi una recensione su 2 tipi di carne. Apro la parentesi, sono tutte e 2 eccezionali. Il lomo però ha un sapore più forte che può piacere o meno, nel senso è molto soggettivo. L'altro dovrebbe essere quadrille. Quadrille è un po' più il sapore della carne che conosciamo. Il lomo ha più un sapore ferroso, un po' un sapore più forte. Entrambe molto tenere, forse il lomo un po' di più. E niente, nei commenti fateci sapere come sono le nostre giornate tipo. Nel senso magari dai video si
si estrapola una piccola parte della giornata, cioè si condensano 15 minuti nelle 24 ore giornaliere, però voglio condividere anche questi momenti perché in questa maniera vi immergete meglio nella nostra vita, perché da fuori può sembrare che è tutta vacanza, può sembrare che è una vita idilliaca, è una bellissima vita se ti piace, se hai la passione, però al tempo stesso è una vita normalissima, anche perché guardateci, fatto spesa, mangiato, cucinato. Ci tengo a precisare che l'insalatina non era solo di pomodori ma anche di carote, perché sennò sembra che io non faccia mai nulla. Oggi Sara ha fatto la cameraman, è stata fondamentale. Ecco. È passato un motoviaggiatore, gli abbiamo detto della nostra vita. Lui ha visto me con le mani nell'osso, con le mani, mi ha fatto i complimenti perché magari non sarebbe stato in grado di fare una cosa del genere, quando invece ragazzi è semplicissimo. Poi ci ha fatto i complimenti perché ha detto siete una bella coppia, nel senso lei ti dà una mano a riprendere, poi Sara gli ha spiegato, montavamo i video, lavoravamo su YouTube. Lui era un motoviaggiatore single, come il 99% dei motoviaggiatori che incontriamo. Noi siamo un po' anomali perché è difficile vedere una coppia che viaggia con una singola moto. Può capitare di vedere una coppia che viaggia con due moto distinte, che è molto molto meglio. Che viaggia con una singola moto, penso che ne abbiamo incontrati forse 1/2. E io faccio i complimenti alle donne che guidano moto, perché io non ho questa passione, probabilmente neanche la capacità, non lo so, non ho mai provato. So che col motorino non ero poi così brava, ero abbastanza imbranata. È meglio che non ve lo raccontiamo come ha fatto Sara con il motorino, però a parte Chiudiamo questo, parentesi. quello che magari invece proprio non fa nessuno è provare a fare questa vita nella lunga distanza, perché la maggior parte dei motoviaggiatori ci dicono ma quanto tempo voi siete in giro? C'è chi dice 1 mese, chi dice 2 mesi, chi dice 3 mesi, che praticamente adotta questa vita con la moto, con una singola moto, e cerca in qualche maniera di sostenersi lavorando, viaggiando. Attualmente non abbiamo incontrato praticamente nessuno. Noi l'abbiamo detto più volte anche in fiera, la difficoltà nostra e perlomeno di tutti quelli che ci provano è viaggiare e produrre mentre si viaggia, perché prima viaggiavamo, poi da casa montavamo tutti i video. Non è la stessa cosa, ragazzi. No, assolutamente no, però al tempo stesso non stiamo qua a lamentarci. No, non era una vi stiamo solo raccontando. È come se foste a cena qua con noi, no? Mettiamola così. Chiacchiere fra amici. Però vi dobbiamo raccontare anche una cosa. Mentre eravamo ad aggiustare la tenerona è arrivata una moto, un BMW, specifica che tipo di moto 1200 GSB Albero del 2010. Il motociclista si è tolto il casco, stando girato, da dietro sembrava quasi una donna, perché aveva capelli lunghi, biondissimi, un po' come hanno le nordiche intendo per scandinave, molto alto. Poi si è girato, era evidente che fosse un uomo. Poi se n'è andato, è ripartito, ha salutato Willy, ci ha salutato anche a noi, e Willy si è avvicinato e ha detto: ma sapete chi è questo motociclista? No, è il figlio di Agneta degli ABBA. Non so se la ricordate, la cantante degli ABBA bionda, che tra l'altro doveva essere sposata con un altro degli ABBA, comunque deve aver avuto figli con un altro degli ABBA. Anche il figlio di Agneta degli ABBA sta facendo il giro del Sud America. Ma guardati! Il mondo è veramente piccolo. Comunque la carne è finita, ora passo all'insalatina che Sara ha preparato con tanta dedizione. Abbiamo anche il dolce e poi ragazzi andiamo a dormire diretti, senza passare dal via. Se volete che vi passiamo un pezzettino di dolce ve lo passiamo. Con calma, perché questi 3 muffin, ce ne sono 2 perché uno l'ho mangiato stamattina, costano 4,20 €, quindi prendiamo un costellino, pezzi piccoli per tutti. Questo lo dice rivolto a voi, ma il messaggio era per me, cioè costano troppo, li mangio io, voleva dire. Buonanotte ragazzi. Se vi fa piacere lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ragazzi, quello è importante per noi, fatelo, iscrivetevi e lasciate magari un mi piace o un commento, quello che volete. Fatelo se riscontrate che ne vale la pena. Lasciamo il discorso della meritocrazia ancora in auge, quindi se ne vale la pena fatelo, altrimenti mandateci a quel paese, però magari in silenzio, senza... Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the